Ciao a tutti, oggi rispondiamo alle vostre domande sulla ghiaccia reale. Prima domanda, si può fare la ghiaccia reale in casa? Certo che si può fare e infatti vi abbiamo proposto la nostra ricetta di ghiaccia reale. Al termine del video vi daremo il link per poter visionare la ricetta e anche il link alla ricetta stampabile. La seconda domanda dice: non hai paura di usare albume fresco per fare la ghiaccia reale? Innanzitutto diciamo che la ghiaccia reale si può fare sia con l'albume di uova fresche, sia con albume pastorizzato e sia anche con albume in polvere. Noi nella nostra ricetta abbiamo proposto il metodo più semplice, cioè utilizzare l'albume fresco. E tra le funzioni dell'albume c'è proprio quella di proteggere il tuorlo. Per la sua composizione l'albume impedisce agli organismi esterni di attaccare il tuorlo e quindi quello che è soggetto a contaminazione più che l'albume è proprio il tuorlo. Certamente bisogna accertarsi di utilizzare delle uova fresche. Terza domanda: a cosa serve l'aceto nella ghiaccia reale? Abbiamo utilizzato sia l'aceto o in alternativa anche il succo di limone tra i vari ingredienti della ghiaccia reale. Questo perché questi due componenti agiscono sull'albumina dell'albume e quindi ci permettono di avere una ghiaccia con una consistenza migliore per creare decorazioni. Se invece utilizziamo per fare la ghiaccia dell'albume in polvere non c'è bisogno dell'aggiunta di aceto o di succo di limone. Quarta domanda: la ghiaccia si indurisce? In che modo? Basta creare le nostre decorazioni, lasciarle a temperatura ambiente e naturalmente la ghiaccia si indurisce. Questo chiaramente il tempo varia a seconda dell'umidità ambientale e anche dello spessore della ghiaccia e delle decorazioni che abbiamo realizzato. Quindi più il beccuccio che utilizziamo è piccolo, minore sarà il tempo che impiegherà la decorazione per asciugarsi. Domanda numero 5. La ghiaccia si può preparare in anticipo o al momento della decorazione? Sicuramente noi consigliamo di preparare la ghiaccia al momento per non avere sorprese nel momento in cui dobbiamo effettuare la decorazione. Una ghiaccia appena preparata ha diciamo il massimo delle sue caratteristiche di consistenza. La possiamo anche conservare, però rischiamo poi di avere dei problemi in fase di decorazione con decorazioni che si rompono, soprattutto se usiamo i beccucci più piccoli come i beccucci tondi numero 0, 00, numero 1 eccetera. Addirittura anche durante la decorazione usiamo una piccola quantità di ghiaccia alla volta, lasciando il resto della ghiaccia all'interno di un contenitore che dobbiamo coprire con un panno per evitare che l'aria vada a seccare la ghiaccia mentre noi stiamo decorando. Domanda numero 6: quanto tempo ci impiegano le decorazioni in ghiaccia reale per asciugarsi? Come abbiamo detto, la ghiaccia reale si asciuga a temperatura ambiente e ad esempio delle decorazioni come dei fiori in ghiaccia reale ci impiegano dalle 24 alle 48 ore a seconda dell'umidità ambientale, mentre invece se facciamo delle decorazioni con i beccucci piccoli come il beccuccio numero 1, numero 2, basta anche soltanto un'ora, 2 ore e le decorazioni saranno asciutte. Settima domanda: si può usare la ghiaccia su una torta che non è in pasta di zucchero? Diciamo che possiamo utilizzare delle piccole decorazioni di ghiaccia reale indurite, quindi seccate, da applicare anche insieme ad esempio la panna montata. Abbiamo realizzato delle torte in panna montata o anche con decorazioni in crema al burro applicando dei fiorellini e altre piccole decorazioni in ghiaccia reale. Chiaramente la ghiaccia reale soffre il bagnato, l'umidità e quindi dobbiamo applicare le decorazioni all'ultimo momento. Domanda numero 8: si può ricoprire una torta soltanto utilizzando la ghiaccia reale? La ghiaccia reale ha bisogno assolutamente di essere applicata su una superficie asciutta
e quindi non si può applicare direttamente su una torta, perché la torta trasferisce umidità alla ghiaccia reale che non si seccherebbe e sicuramente il risultato estetico non sarebbe quello desiderato. Quindi tradizionalmente si usa il marzapane per ricoprire la torta e dopodiché applicare la ghiaccia reale anche come rivestimento, oppure si può usare un altri tipi di fondente come per esempio la pasta di zucchero. Domanda numero 9: quali sono le varie consistenze della ghiaccia reale? Principalmente abbiamo 3 consistenze. La prima, quella dove c'è una maggiore quantità di zucchero a velo, è quella che utilizziamo per decorare con i beccucci. La seconda, un pochino più morbida e quindi c'è una quantità maggiore di albume, viene utilizzata per la copertura e il rivestimento di torte. E l'ultima, ancora più liquida, che viene utilizzata per decorare, per fare delle decorazioni di riempimento, ad esempio quando andiamo a decorare i biscotti. Tutte queste consistenze le possiamo vedere nella nostra ricetta che vi proponiamo alla fine del video. 10ª domanda: cosa si usa per realizzare decorazioni in ghiaccia reale? È una domanda che a qualcuno può sembrare banale, ma molte persone non hanno dimestichezza con la decorazione. Per applicare la ghiaccia reale utilizziamo o i beccucci con la sac à poche oppure il cornetto di carta. A seconda del tipo di decorazione che vogliamo realizzare, possiamo scegliere il cornetto di carta o la sac à poche con i beccucci. I beccucci ci danno la possibilità di realizzare molteplici tipi di decorazioni dalle forme molto diverse. Ora, come promesso, vi lasciamo il link della ricetta della ghiaccia reale con indicazioni sulle varie consistenze e sulla colorazione. Se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, aggiungete un commento positivo e se non siete ancora iscritti al nostro canale, iscrivetevi per avere tutti gli aggiornamenti sui nostri video futuri. Grazie e arrivederci.